Oggi useremo questo Dutch Pour. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi parleremo di Dutch Pour. Questo credo sia il primo video che pubblico sulla Dutch Pour. È una tecnica a cui non mi sono mai dedicata molto, non mi ha mai entusiasmato particolarmente e, e per cui insomma l'ho sempre praticata veramente poco. E qua alle mie spalle vedete due lavori di Dutch Pour che risalgono a un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa. E non sono lavori che mi hanno particolarmente entusiasmato, cioè ci trovo comunque degli errori tecnici, però erano un po' le uniche prove, ho anche altri lavoretti più piccoli, ma ho sempre fatto davvero poche prove. E, invece ultimamente ho visto dei lavori bellissimi che mi hanno fatto proprio dire wow, da artiste che hanno fatto veramente cose molto interessanti e quindi mi sono ispirata a volerla riprovare. Allora, nel classico Dutch Pour, come un po' può essere questo, giusto tanto per intenderci, si utilizza una base, ok, di colore acrilico mm, bianco, colorato, insomma il colore che volete voi, che sia piuttosto coprente, perché deve coprire bene la vostra tela, e poi si sceglie una paletta a colori da collare sulla tela e si soffia con il foam. Questa è la Dutch Pour. Oggi però quello che vorrei fare è una base un pochino diversa, quindi vorrei partire da una base già colorata, quindi colorerò la mia tela a pennello mm, con colori che adesso vediamo, ho già un'idea però vediamo un attimo, e poi sopra voglio fare una base traslucida o direi quasi trasparente in questo caso, perché voglio che poi nell'asciugarsi traspaia il colore che ci sono sotto. Ok? Quindi io utilizzerò per fare questa base, ho pensato di utilizzare quello che ho, che penso possa venire, possa funzionare, ed è una miscela di Floetrol e Pure Medium di Liquitex con la finitura lucida. Quindi farò una miscela, metà e metà, o due parti di Floetrol e una di Puring Medium di Liquitex, che è molto costoso, quindi magari ne metto un po' meno. Essendo medium, voi li vedete bianchi ma asciugheranno comunque neutri, per cui penso di fare una base di questo tipo. Ma quelle che ho visto utilizzare da alcune artiste molto brave hanno visto utilizzare il bianco perlato di Amsterdam oppure altri prodotti che però non sono italiane, quindi non sono prodotti per noi reperibili, non li conosco. Può funzionare anche con la colla? Non lo so, sarebbe da provare, però la colla comunque asciuga in modo neutro, potrebbe lasciare una base, quindi non propriamente lucida, forse un po' più opaca, però sicuramente trasparente o semi-trasparente. Sono tutte prove che si possono eventualmente fare. Avevo quasi pensato di provare il bianco di zinco di Amsterdam, per esempio, che ce l'ho, che è il bianco, a differenza del titanio, è trasparente. Quindi potrebbe asciugare in modo appunto un pochino traslucido. Oggi ho pensato di provare la miscela Floetrol e pure il medium di Liquitex, ma ciò non toglie che si possa provare anche con altri prodotti che tenderanno ad asciugare più trasparenti e- oppure proprio semi-trasparenti, ok? Sopra metterò la mia colata, sceglierò la mia paletta colori. I prodotti che utilizzerò ve li troverete sempre sotto nella descrizione, quindi io vi lascio a questo mio esperimento, non mi sto inventando nulla, sono cose già viste. Vi dico, la base traslucida la utilizza molto anche, ultimamente l'ho vista utilizzare anche da Sarah Taylor con la tecnica della Perle Pure, quindi
è interessante fare una prova anche con quella tecnica e la farò. Ehm, Però oggi voglio provare prima la Dutch Pour. Quindi io vi lascio a questo mio esperimento e vediamo alla fine che cosa ne esce. Ok? Buona visione!
Ecco, questo è il risultato asciutto. Pensavo rimanesse anche un pochino più, eh, cioè meno trasparente, si è asciugato davvero molto molto trasparente, infatti non mi ero preoccupata di sfumare in modo particolare i colori sotto, di sfumarli un po' di più perché ho detto tanto questo stacco non si vedrà. E invece è asciugato molto trasparente, quindi questa miscela può funzionare per fare, insomma, funziona per fare quello che avevo in testa io, ma sicuramente va curato di più lo sfondo sotto perché non mi piace, è troppo, c'è uno stacco troppo importante, ecco, va sfumato un po' di più. Però, insomma, la base trasparente funziona, ok? Sicuramente una tecnica che eh, inizierò a studiare un pochino di più, mi eserciterò un po' di più. Detto questo, questo insomma è il risultato asciutto, quindi spero comunque di avervi dato qualche spunto creativo per provare qualcosa di nuovo. Se così è stato, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!